Oggi con voi vorrei portare la libertà a spasso per la città, perché libertà e città in Europa, storicamente, hanno un legame piuttosto confidenziale. Pensiamo ad esempio alle antiche città greche, le polis, in cui per essere cittadini bisognava essere figli di cittadini ed essere liberi. Anche a Roma succede la stessa cosa. Per avere la cittadinanza bisogna essere figli di padre cittadino, si può anche diventarlo per volontà collettiva di altri cittadini, ed essere liberi. Per questo anche uno schiavo, una volta guadagnata la libertà, può diventare un cittadino. In sostanza, nell'antichità, la libertà è una condizione per la cittadinanza. Bene, le cose cambiano decisamente con la modernità, almeno dal 6-700, attraverso una serie di vicende ancora in corso, con cui vari gruppi sociali rivendicano dei diritti, cioè varie forme di libertà, in virtù del loro essere cittadini. Da allora è la cittadinanza, al contrario, è la cittadinanza ad essere condizione della libertà, cioè l'appartenenza alla città è ciò che rende liberi. Già, ma che cos'è la città? Forse vale la pena un momento soffermarsi su questo, perché abbiamo un'idea comune, credo che sia un insediamento di dimensioni variabili, fatto di edifici, di case, di strade, di attrezzature, monumenti, ma è un'idea questa piuttosto recente, direi che risale all'illuminismo, perché prima, tipicamente, la città rappresentava soprattutto un raggruppamento di persone, più che di costruzioni. Ad esempio, Plutarco dice che una città è un insieme di uomini e di donne. Alceo trova le mura della città nel petto degli abitanti. O ancora Agostino dice che la città è fatta di pietre viventi. E Giovanni Botero, con lui siamo già alla fine del Cinquecento, ci dice che la città è un'adunanza di uomini. Quindi a lungo la città è stata soprattutto una architettura di corpi. Ma se così, riprendo un po' il trucco di Sergendrigo, no? La filastrocca per cui per fare tutto ci vuole un fiore, se per fare la libertà ci serve la cittadinanza, per fare la cittadinanza ci serve la città e per fare la città ci servono i corpi, ecco che per fare la libertà ci servono corpi. Senza corpi non c'è libertà. Ora, mi rendo conto che tutto questo può sembrare ovvio, ma se lo è, allora come ci spieghiamo l'attuale rimozione sistematica dei corpi dallo spazio pubblico? Accade continuamente nei modi più diversi, accade con i recinti, che ormai sono ovunque, racchiudono le piazze, non solo i giardini, persino i sagrati delle chiese, e non solo di notte. Accade con le misure antidegrado e i codici sul decoro urbano, che dapprima erano rivolti soltanto ai monumenti, le fontane, i palazzi importanti, poi si sono estesi praticamente a tutte le città e ci sono città dove non è neppure possibile anche solo sedersi per terra, ma ovunque, su un qualunque marciapiede o sotto i portici. Accade con le panchine progettate appositamente per essere scomode e in questo modo scongiurare delle soste prolungate, soprattutto di quei corpi che sono un po' fuori dai ranghi per provenienza geografica o per censo. Accade con la mercificazione dello spazio pubblico, il turismo, i grandi eventi, tutta la retorica dei borghi. Accade, in maniera non meno seria, con le leggi dello Stato che criminalizzano il dissenso e ci vietano di manifestare pacificamente e di farlo insieme, radunandoci. Tutto questo lede molti diritti e tra i diritti anche il diritto alla città, così come l'ha definito Henri Lefebvre, che attenzione non va confuso con il diritto al consumo della città, che vuol dire fondamentalmente scegliere tra delle cose che già sono state prodotte, che ha già fatto qualcun altro. Ma il diritto alla città significa decidere e scegliere quale città si vuole e come farla. Ed è per questo che il diritto alla città non può prescindere dallo spazio incarnato, cioè lo spazio fatto di corpi e per i corpi, dai quali non può prescindere perché non si accontenta della proprietà. La proprietà pubblica è facile in fondo, ha bisogno della appropriazione. Per questo non basta l'esserci, non basta la sola presenza dei corpi nello spazio pubblico per garantire il diritto alla città. Serve la libertà,
cioè la facoltà di, la possibilità di, il potere di. Per questo servono quelli che potremmo chiamare dei corpi progettanti, cioè dei corpi che mentre stanno nello spazio lo progettano, lo inventano. Ad esempio sono i corpi che abitano i retri, gli spazi dimenticati, i residui, le selve, oppure appunto gli margini agricoli nelle periferie della città, dimostrandone tutto lo straordinario potere inventivo. Oppure ancora abitano in maniera irrituale i salotti buoni della città, reinterpretandone le istruzioni per l'uso più o meno esplicite o più o meno obbligate. Servono cioè dei corpi che sono in grado di rivendicare dei desideri plurali, spesso ancora inespressi, ed è per questa ragione che il diritto alla città include anche il diritto all'illegalità, cioè a dei modi di abitarla e di usarla che siano in grado di convertire in diritto delle domande che, seppure ancora non considerate lecite, sono legittime, come appunto l'uso inventivo e inusuale di luoghi canonici. Ora, mi sbaglierò, ma io credo che per questo la città abbia un disperato bisogno di malintesi, cioè abbia bisogno di luoghi incerti, indecisi, indeterminati, che non neanche si sa bene che cosa siano o che cosa stiano diventando. Ed è per questo che l'architettura è così cruciale, perché può favorire i malintesi, progettando gli spazi con la possibilità di, la facoltà di e così via, oppure può essere la trascrizione spaziale di divieti, inibizioni e sedazioni. Ora, tutto questo non vale solo per i corpi umani, vale per tutti i corpi della città, anche quelli che umani non sono. Pensate alle piante. Io credo che ormai tutte le città in Italia abbiano una lista di piante proibite, perché considerate minacciose nei confronti dell'habitat nostrano, indigeno, locale, originale. Si chiamano invasive, con un lessico bellicoso che sa di guerra. E del resto la retorica paramilitare del conflitto tra piante native e piante straniere è un esercizio di sovranismo etnobotanico di chi vorrebbe rilasciare o negare permessi di soggiorno che sono, dal mio punto di vista, discutibili per gli umani e sono francamente implausibili per le piante che si muovono liberamente e con i vettori più diversi. E poi questo effettivamente presumerebbe l'esistenza di un paesaggio originale da tutelare. Ora, io francamente mi chiedo quale sia e a quando risalga la sua verginità, se il paesaggio in fondo non è altro che una continua ibridazione e mescolanza biologica e culturale. Ma non è neanche una questione solamente etnica, no? Di origine, perché non se la passano bene neanche gli incolti, che sono abbastanza nostrani. Perché, appunto, nonostante, questo è interessante, singolare, perché nonostante la moda corrente ci abbia ormai abituato a vedere le piante selvatiche dappertutto, tutti i deor, le terrazze di tendenza sono fatte così, la selvaticità, quando è spontanea, tipicamente dispiace e suscita dei desideri di ritorno all'ordine che è insieme biologico e politico, morale ed estetico, perché proprio il loro essere non previsti, il loro essere inattesi, il loro essere incontrollati a rendere gli incolti perturbanti è la loro libertà, perché la libertà è perturbante, altrimenti non è. E il paesaggio è perturbante, altrimenti non è, perché il paesaggio è un negoziato continuo tra moti, volontà, desideri, di esistenze tra loro diversissime, umane e non umane, che talvolta si accordano in equilibri instabili che producono effetti inevitabilmente aperti, incerti e comunque temporanei. Il paesaggio, riprendo le parole di Botero, è un'adunanza, ma un'adunanza trasformativa che non può essere placata controllandola, perché fa della vitalità e della libertà la sua ragione di esistenza. La ragione per cui ci spaventa, senz'altro ci spaventa, ma al tempo stesso ci innamora. Ora, tutto questo che può sembrare in qualche modo anche chiaro, evidente, in realtà si scontra con una sorta di gigantesco rimosso collettivo per cui invece alla prova dei fatti noi ai paesaggi chiediamo di tranquillizzarci, di rasserenarci. E in fondo i discorsi sul paesaggio oggi sono sotto anestesia,
sedati dai numeri, dai dati, dalla aritmetica. Se ci pensate, quando si parla di paesaggio si parla soltanto di quante migliaia di alberi mettiamo a dimora, quanta è la temperatura percepita, quanti inquinanti siamo in grado di catturare, quanti metri quadri di asfalto e cemento. Tutte cose sacrosante, tutte cose legittime, ma che stanno inaridendo il discorso sul paesaggio in fondo, trasformandolo in una pura questione di contabilità di quella che è la sua performance ambientale. Perché mi sbaglierò? Il punto è proprio questo, è proprio l'idea di performance, che è il rapporto tra investimento e risultato. Questa è una performance. E quindi inevitabilmente chiede di applicare sulle piante, ma in generale su tutto ciò che chiamiamo natura, dei protocolli di controllo molto stringenti, perché qualunque difformità, qualunque imprevisto, qualunque inciampo, qualunque libertà rischierebbe di diminuire il loro rendimento, la loro performance per l'appunto. E il concetto di servizio ecosistemico ci ha convinto che la natura debba esserci in città non perché ha diritto di vivere con noi, non perché abbia diritto di cittadinanza, ma perché ci serve, perché è un nostro inserviente, non un nostro convivente, perché ci conviene, perché è profittevole. E non sfugge che libero abbia tra i suoi significati anche quello di gratuito. E forse che si tratti di corpi umani o corpi non umani, la libertà forse sta proprio lì. Sta nella legittimità e gratuità di esserci e di agire. Ed è per questo che è perturbante, perché inevitabilmente comporta dei rischi, perché sta proprio lì nell'equilibrio tra cautela e pericolo, tra prudenza e sperimentazione, tra controllo e fiducia, che è un altro modo per dire abbandono, tra noto e ignoto. Ma non sono forse questi anche i caratteri, i modi di essere della creatività? Non sono forse questi i modi di essere del futuro, tra noto, ignoto, tra cautela e pericolo? Ed è per questo forse allora che la libertà non è soltanto il fine di una visione per il nostro paesaggio, di un progetto di paesaggio, ma ne è la sostanza costitutiva. Perché un progetto per il paesaggio della nostra città sta di nuovo lì, sta nel margine tra il prevedere e l'accadere. Ed è qualcosa che dovrebbe sempre far sprigionare effervescenza e mai indurre torpore. Non dovrebbe mai definire destini, cioè modi di vivere definitivi, ma al contrario predisporre le condizioni per l'accadere, generare occasioni, opportunità per vite libere e creative di corpi liberi.